Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare queste lanterne ad uncinetto. Questo è un progetto veloce, facile da fare, divertente secondo me. Possiamo farle di tutti i colori, io le ho fatte così ispirate un po' al mare, vista la stagione. Possiamo farle per noi o come regalo, o ancora potrebbe essere una bellissima idea per una bomboniera. Possiamo riciclare dei vasetti, come ho fatto in questo caso, oppure inserire dei bicchieri, come potrebbe essere per esempio questo. All'interno possiamo mettere una candelina finta, tipo queste, con la batteria, oppure nelle foto io ho messo queste, che sono anche queste delle lucine LED. Di tutte le candeline che vi mostro e delle lucine vi lascio il link nella descrizione del video, oppure se il vasetto è sufficientemente grande possiamo mettere anche una candelina vera. Lo schema che ho scelto si adatta molto a misure diverse di vasetto o di bicchieri. Questo per esempio ha un diametro di circa 6 cm, ma lo stesso lavoro potrebbe stare anche in un vasetto più grande, decisamente più grande, come questo. Nel tutorial poi vi mostro come fare, ma basta fare più giri di questi e poi fare le catenelle più lunghe. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto, se vi piace, se lo rifarete, regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Per fare le lanterne ho usato il Basic Cotton, che è un cotone 100%, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. Sono consigliati uncinetti da 2,5, 3,5 e io ho usato un uncinetto da 3 mm. Voi potete usare qualunque filato che abbia più o meno uno spessore simile. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove troverete questo filato in tanti colori diversi. Questo coprivasetto, che è il più grande di quelli che ho fatto, ha una riga in più, pesa circa 12 grammi, quindi vuol dire che se fate dei coprivasetti simili ai miei, con un gomitolo riuscite a farne circa 4. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, cinque catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella per chiuderla in cerchio. E in questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. Se preferite potete fare l'anello magico. Nascondiamo la codina tra i punti e la ripetizione che lavoriamo è un punto basso, 5 catenelle, un punto alto triplo, 3 volte filo sull'uncinetto, cinque catenelle. E ripetiamo un punto basso, 5 catenelle, un punto alto triplo, cinque catenelle, un punto basso e così via fino ad ottenere 5 petali. 1, 2, ne lavoriamo altri 3. Facciamo spazio nel cerchio in modo che ci stiano tutti i punti e lavoriamo anche l'ultimo petalo. 5 catenelle, iniziamo un punto alto triplo, 3 volte filo sull'uncinetto, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e mi fermo qui e ne inizio un altro. 3 volte filo sull'uncinetto, e chiudiamo tutto insieme. In questo modo siamo al centro di questo petalo e da qui iniziamo il prossimo giro.
lavoriamo un punto basso sotto la catenella del punto, qui. E questo è il primo punto del giro 2. 6 catenelle, e ripetiamo così per tutti i petali. Un punto basso nel punto alto triplo, 6 catenelle. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. E da questo punto iniziamo il prossimo giro. Iniziamo lavorando un punto alto che sostituiamo con un punto basso un po' allungato e una catenella. Poi lavoriamo un archetto di 3 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto. Saltiamo una catenella, un punto basso, 5 catenelle, saltiamo 2 catenelle, un punto basso, saltiamo una catenella e nel punto basso lavoriamo 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Salto una catenella, un punto basso, 5 catenelle, saltiamo 2 catenelle, un punto basso, e questa è la ripetizione che ripetiamo. Nel punto basso lavoriamo 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Saltiamo una catenella, un punto basso, 5 catenelle, saltiamo 2 catenelle, un punto basso. E ripetendo in questo modo lavoriamo tutto il giro. E alla fine completiamo anche la prima ripetizione lavorando un punto alto nel primo punto. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella. Un punto bassissimo nella prossima catenella e lavorando in questo archetto iniziamo il prossimo giro. Qui lavoriamo un punto alto che sostituiamo con un punto basso un po' allungato e una catenella, un archetto di 3 catenelle e 3 punti alti. E questa prima ripetizione la completeremo alla fine del giro. Poi lavoriamo una catenella, un punto alto nell'archetto di 5 catenelle, una catenella e nell'archetto di 3 catenelle lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. E ripetiamo una catenella, un punto alto nell'archetto di 5 catenelle, una catenella e andiamo avanti in questo modo. Negli archetti di 3 catenelle lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, poi lavoriamo una catenella, un punto alto nell'archetto di 5 catenelle, una catenella e ripetendo in questo modo lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo la prima ripetizione.
Alla fine completiamo la prima ripetizione lavorando 2 punti alti nel primo archetto. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito, con un punto basso e una catenella. Ci spostiamo nella prossima catenella con un punto bassissimo e iniziamo il prossimo giro, che è praticamente uguale al giro precedente. Negli archetti di 3 catenelle lavoriamo sempre 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Poi lavoriamo una catenella e un punto alto in rilievo preso davanti sul punto alto del giro precedente e una catenella. Iniziamo sempre la prima ripetizione lavorando un punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella, 3 catenelle per l'archetto, 3 punti alti. E come per il giro precedente, questa ripetizione la completeremo alla fine del giro. Una catenella, un punto alto in rilievo preso davanti sul punto alto del giro precedente. Vuol dire che da davanti passo intorno al corpo del punto alto, prendo il filo e lavoro un punto alto. Una catenella e ripetiamo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Una catenella, un punto alto in rilievo sul punto alto del giro precedente, una catenella. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro e poi alla fine completeremo anche la prima ripetizione. E alla fine completiamo la prima ripetizione lavorando 2 punti alti nel primo archetto. Un punto bassissimo nel primo punto alto, un punto bassissimo nel prossimo archetto. Ed ora non ci resta che ripetere l'ultimo giro che abbiamo lavorato insieme fino a raggiungere quasi l'altezza che ci serve per il coprivasetto e poi lavoriamo un ultimo giro insieme. Nell'ultimo giro la ripetizione è sempre la stessa, ci sono le triplette di punti alti e c'è il punto alto in rilievo, ma in più lavoriamo delle righe di catenelle che ci servono per sostenere il coprivasetto e queste catenelle possono essere lunghe quanto volete a seconda di quanto alto volete che sia il coprivasetto. Nel mio caso ho lavorato righe di 42 catenelle per ottenere un'altezza di circa 10 cm, che poi quando sarà appeso sarà un po' di più. Voi potete scegliere l'altezza che preferite, l'importante è che il numero di catenelle che lavorate sia multiplo di 6. Nel mio caso 42 diviso 6 uguale 7. Iniziamo come sempre con un punto alto che sostituiamo con un punto basso e una catenella e lavoriamo la riga di catenelle che abbiamo deciso di lavorare. Nel mio caso lavoro 42 catenelle e poi lavoriamo il resto della ripetizione normalmente. 3 punti alti nell'archetto, una catenella, un punto alto in rilievo preso davanti, una catenella, 3 punti alti e lavoriamo di nuovo un archetto con lo stesso numero di catenelle del primo. Nel mio caso sono 42 catenelle, abbiamo detto che deve essere divisibile per 6 perché adesso ogni volta che lavoriamo l'archetto di catenelle lo incrociamo con l'archetto della ripetizione precedente. Nel mio caso, per esempio, 42 diviso 6 è uguale 7 e quindi lavoro 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e con la settima aggancio. Ingrandisco un po' l'asola, passo sotto
la metà dell'archetto verso dove sto lavorando, prendo l'asola e la porto fuori e continuo a contare. Questa è la catenella numero 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e con la 14ª aggancio, passo di nuovo sotto alla stessa riga di catenelle, quattordici, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e con la catenella numero 21 aggancio di nuovo. 21 e lavoro altre 21 catenelle per completare le mie 42 catenelle. Andiamo avanti a lavorare il giro normalmente fino al prossimo archetto. Il mio numero di catenelle diviso per 6 mi dava 7 e quindi ho agganciato ogni settima catenella, 7, 14, 21. Se voi avete più catenelle e avete fatto per esempio 6 per 8, 48 catenelle e quindi il vostro numero di catenelle diviso 6 per esempio fa 8, agganciate ogni 8 catenelle, invece che fare 7, 14, 21 fate 8, 16, 24 e poi lavorate l'altra metà di catenelle libere normalmente. Ripetiamo in questo modo fino alla penultima ripetizione e poi vediamo come fare nell'ultima ripetizione ad agganciare sia l'archetto precedente che il primo che abbiamo lavorato. Intanto rivediamo assieme come agganciare l'archetto. Inizio lavorando 6 catenelle e con la settima aggancio. Ingrandisco un po' l'asola, tengo e con l'uncinetto entro nella metà delle catenelle dell'archetto precedente verso di me. L'altro è già arrotolato, questo libero. Passo sotto e porto fuori l'asola e lavoro la settima catenella. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aggancio di nuovo, passo sotto, porto fuori l'asola e lavoro la catenella. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ingrandisco e da qui in poi entriamo nella catenella che abbiamo agganciato nel primo aggancio, diciamo così, in modo che qui su venga sempre, agganciamo sempre nello stesso punto e quindi venga un punto unico. Così 21 e lavoro l'altra metà delle catenelle. Se le catenelle qui non sono sembrano come non giuste, basta tirare e il lavoro si sistema. Questo è perché l'aggancio non è in una catenella ma è semplicemente intorno e quindi nel momento in cui poi stiriamo il lavoro tutto si sistema. Se questa cosa dell'intreccio delle catenelle vi sembra troppo complicata, se volete potete lavorare il numero di catenelle che volete, l'importante è che sia divisibile per 2 e fate semplicemente l'aggancio qui su anche con un punto bassissimo, quindi per esempio nel mio caso devo lavorare 42 catenelle, la metà è 21 e intanto ne lavoro 20. E con la 21esima catenella agganciamo solo qui su e qui su agganciamo sempre la prima volta sulla 21esima catenella e tutte le altre volte sul punto bassissimo
che abbiamo fatto o sulla catenella per agganciare. Agganciamo, questa è la 21ª catenella, e lavoriamo l'altra metà delle catenelle. Chiaramente i fili non verranno intrecciati, ma viene bellissimo lo stesso. E quando arriviamo a lavorare l'ultima ripetizione del giro, con l'ultimo archetto dobbiamo agganciare il mezzo archetto della ripetizione precedente, come abbiamo fatto fino a qui, e anche la prima metà del primo archetto. Questo è l'inizio del giro. Dobbiamo arrotolare intorno anche a questa mezza riga di catenelle. Quindi da questa parte lavoriamo come abbiamo fatto fino a qua. E adesso con l'altra metà delle catenelle agganciamo nello stesso modo anche la prima metà del primo archetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agganciamo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e agganciamo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e ricominciamo a lavorare normalmente sul giro di punti. Completiamo questa ripetizione. E completiamo il giro lavorando 2 punti alti nel primo archetto, come abbiamo fatto fino a qui. Non chiudiamo il giro e tagliamo il filo un po' lungo. E con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile entrando nella prima catenella. Questo è il primo punto alto, quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella. Entriamo nella prima catenella dell'archetto e al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato, qui. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. E il coprivasetto è pronto. Tiriamo un po' in modo che tutti gli intrecci qui si sistemino. E questo è il risultato. Potete fare le catenelle lunghe quanto volete, l'importante è che da qui passi il vasetto che vogliamo inserire. In questo modo possiamo mettere e togliere il vasetto tutte le volte che vogliamo, o anche cambiarlo, per esempio. E la lanterna è pronta e vi devo dire che mi piacciono tantissimo e ne farei a decine.
Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video, e come al solito, se fate queste lanterne ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!